Ciao a tutti, ho sempre sentito parlare bene di Tozo come di un brand low cost, ma che ha nel suo portfolio alcuni prodotti molto interessanti sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che di qualità. Per questo motivo ne ho acquistato un paio di fascia bassa per capire se quanto si dice in giro corrisponde al vero o almeno a un fondo di verità. Oggi quindi vediamo le Tozo Crystal Pods, auricolari True Wireless in ear a bastoncino che implementano il Bluetooth 5.4 e la cancellazione del rumore ambientale fino a 38 decibel. Sono disponibili in 4 colori: bianco, rosa, azzurro e nera, che è quello che ho scelto per voi oggi. Quindi, prima di capire se davvero possono fare concorrenza ai marchi più conosciuti, andiamo a vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, in confezione si trova tutto ciò che è necessario per poterle utilizzare al meglio. Oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, abbiamo infatti il breve manuale utente in lingua inglese e la guida rapida sempre in inglese, il cavo di ricarica USB-A/USB-C di circa 30 cm e 2 coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M, come al solito, è già installata. La custodia è diversa dal solito, prima di tutto per le plastiche trasparenti che ci fanno vedere l'interno e ci fanno capire se gli auricolari sono al loro posto, e poi perché le dimensioni di 6,1 x 4,9 x 2,6 cm e il peso di 45 grammi le rendono comode da trasportare e soprattutto piacevoli da maneggiare. Inoltre non scivolano dalle mani, visto che questa plastica fa un grip eccellente. Nella parte frontale, subito sotto il coperchio, abbiamo un piccolo LED multicolore che ora cerco di farvi vedere. Nella parte inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica, mentre in quella posteriore non c'è nulla di particolare tranne la cerniera con la scritta Tozo e le varie certificazioni, che è vero che sarebbe stato meglio posizionare da altre parti, ma grigio su nero in questo caso si vedono poco. Dicevo prima dei materiali che sono buoni sia per il lato inferiore che per il coperchio, gli spigoli non sono troppo taglienti e comunque sono rifiniti piuttosto bene. La cerniera poi oppone una buona resistenza all'apertura del coperchio, ma lascia qualche spazio, per cui abbiamo un po' di movimenti laterali e qualche gioco di troppo. Bene invece la posizione degli auricolari, perché sia l'estrazione che l'inserimento sono estremamente facilitati dalla posizione verticale appunto. Male invece perché per indossarli dobbiamo ruotarli tra le dita, con tutto ciò che potenzialmente ne potrebbe derivare. Vediamo ora più da vicino come è fatto l'auricolare e prendiamo in esame come sempre il destro. Inizio dal bastoncino, che è largo ma corto. Sulla parte esterna, che ha questo strato trasparente che lascia intravedere la scritta Tozo, e il disegno a triangoli dello strato inferiore. Da notare l'area touch che fa questo gioco di luce, è ben delimitata e si sente al tocco, ma è un po' piccola per chi ha le dita più grandi. Sempre sul lato esterno si vede l'attaccatura trasparente tra capsula e bastoncino che lascia intravedere parzialmente l'elettronica interna. Sul lato interno troviamo invece una capsula piuttosto comune, che ha però il pregio di essere in plastica opaca e una forma ovale, mentre il bastoncino è anche qui l'elemento più interessante per due motivi. Il primo è la trasparenza che lascia in bella vista l'interno, e il secondo motivo è che qui trovano posto due LED, uno bianco ed uno rosso, che lampeggiano durante la connessione. Per chiudere, se vado a rimuovere il gommino, ci sono 3 aspetti da considerare. Il primo è che il gommino non ha una seconda protezione contro polvere e sporco, il secondo è che la protezione dell'ugello è metallica con una retina molto fitta, e il terzo è che sempre l'ugello è molto pronunciato e quindi dovrebbe penetrare per bene nel canale auricolare. Ultimo aspetto è i microfoni. Sono 2 per auricolari e sono messi in queste posizioni. Il primo sulla capsula in prossimità dell'ugello, dove si vede questo foro, e il secondo all'estremità interna del bastoncino, in quest'ansa che spero si riesca a vedere. La capsula ovale che abbiamo appena visto è una scelta corretta perché consente di ottenere come minimo un buon comfort. In queste Crystal Pods l'implementazione da parte di Tozo è ben fatta. Stanno infatti bene in posizione, si muovono poco e soprattutto sono leggere e possono essere quindi indossate anche per diverse ore senza particolari problemi. E il peso di 4,7 grammi, seppure non proprio leggerissimo, aiuta nel migliorare il comfort complessivo.
Come ho appena anticipato, la capsula ovale, andando ad occupare leggermente meno lo spazio a disposizione, lascia un po' di aria, di spazio, e questo consente di fare quei micro movimenti per trovare la giusta collocazione. L'area touch, seppur piccola, è messa nella giusta posizione. Quando ci avviciniamo con il dito, infatti, andiamo a premere esattamente lì e l'area è poi sufficientemente reattiva per prendere i nostri comandi. Per chiudere, il senso di occlusione è medio-basso, così come l'isolamento passivo. Indossandole, infatti, riusciamo a capire senza problemi che cosa accade intorno a noi. Ma lo stesso discorso non vale se stiamo ascoltando musica, e quando vi dirò qualcosa in più del suono capirete anche perché. Ad ogni modo, grazie alla certificazione IPX5 sono resistenti agli spruzzi d'acqua e si possono usare anche sotto una pioggia di media intensità. L'applicazione Tozo è disponibile per Android e iOS e consente una gestione direi essenziale di queste Crystal Pods. La schermata principale è divisa in due sezioni, una per la gestione dell'ANC e una per le equalizzazioni. In entrambe, comunque, abbiamo sempre in primo piano lo stato di carica degli auricolari, ma non della custodia. Nella prima schermata, quindi, abbiamo a disposizione 6 pulsanti, dove il primo attiva la soppressione del rumore, il secondo la modalità trasparenza, il terzo una modalità ad hoc per la riduzione dei rumori causati dal vento, il quarto una modalità pensata per favorire il relax, qualsiasi cosa significhi, il quinto è la modalità normale, ovvero senza NC, e l'ultimo invece ci permette di selezionare uno dei 10 livelli diversi di soppressione, dal più leggero al più profondo. La seconda schermata, quella relativa alle equalizzazioni, ci permette di scegliere tra 32 modalità differenti e anche di modificarle e salvarle tra quelle personalizzate. Dal pulsante delle impostazioni in alto a destra possiamo poi controllare la disponibilità di aggiornamenti, abilitare la modalità a più bassa latenza o modificare i controlli, come vedremo a breve. Sembrano poi essere a disposizione funzioni avanzate di registrazione e traduzione. Per attivare queste caratteristiche è necessario registrare un account e comunque non è semplice utilizzarle. Alcune traduzioni mancano e di fatto queste funzioni hanno scarso valore. Interessante invece è la pagina della community, non tanto per i post pubblicati che, di nuovo, non aggiungono valore al prodotto, ma per la EQ Zone, dove si possono trovare e provare equalizzazioni suggerite dagli utenti della community. Venendo ai comandi touch, vediamo le classiche 4 azioni. Con il singolo tocco avviamo il comando di play e pausa, con il doppio tocco andiamo alla traccia successiva sul destro e a quella precedente sul sinistro. Con il triplo tocco abilitiamo l'assistente vocale sul destro e la modalità normale, quella senza NC, sul sinistro. Infine il tocco prolungato, che su entrambi gli auricolari cambia la modalità della soppressione del rumore tra attiva o trasparenza. Tranne per il tocco prolungato, che ha una lista minore di comandi tra cui scegliere, per le altre azioni la lista è la stessa e va dalla gestione della riproduzione a quella delle tracce, del volume e così via. L'applicazione non sarà un granché graficamente parlando, ma incredibile a dirsi, sono indicati i comandi per la gestione delle chiamate. Con il tocco singolo accettiamo una chiamata in arrivo e con il tocco prolungato la rifiutiamo o la terminiamo. Se non avete troppe pretese circa la qualità generale e la profondità del suono, o magari state cercando un muletto da usare al volo senza paura di rovinarle, queste Tozo potrebbero fare al caso vostro. Dal punto di vista della qualità audio devo dire che sì, sono accettabili, ma giusto se non abbiamo un altro paio di auricolari migliori a portata di mano. Qui non ci sono certificazioni ARS o codec a più alto bitrate, quanto piuttosto troviamo i codec AC ed SBC che comunque coprono le esigenze della maggior parte degli utenti. C'è di buono che la tecnologia Orig X 2.0 di Tozo, di cui queste Crystal Pods sono dotate, eroga una buona pressione sonora che si attesta intorno ai 110 decibel, ed ecco perché fanno casino. In più abbiamo una seconda tecnologia chiamata Bass Plus che amplifica i bassi, come se ce ne fosse bisogno.
Queste tecnologie, in accoppiata al driver dinamico da 10 mm, erogano un sound di medio livello, con una prevalenza marcata sui bassi e una quantità di strumenti percepibili che non fa gridare al miracolo, rendendo alcune tracce audio un po' impastate, diciamo così. Vero che costano poco e tutto sommato non sono malvagie, ma a mio parere per la stessa cifra potete portare a casa qualcosa di meglio se vi interessa principalmente una migliore qualità sonora. Dove invece le ho apprezzate particolarmente è stato per le chiamate vocali. Non ho mai avuto problemi sia in ricezione che in conversazione e anche chi era in ascolto non ha evidenziato difetti. Se le avete già con voi o dopo che eventualmente le avrete acquistate, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione che mette in evidenza le qualità e i difetti di queste Crystal Pods. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. I microfoni sono sorprendentemente l'elemento migliore di queste Crystal Pods. Come abbiamo sentito dalle prove, i microfoni fanno un buon lavoro in qualsiasi condizione, anche quando i rumori ambientali richiedono qualche sforzo in più. È proprio per questo motivo che a mio modo di vedere questi auricolari sono consigliati per chi vuole usarli per fare principalmente chiamate vocali. Tozzo dichiara una durata massima di 7 ore con una singola ricarica, ma senza specificare in quali condizioni sono stati ottenuti questi risultati. Ad ogni modo, nei miei test con il codec AC e il volume impostato all'80% si fanno senza problemi poco meno di 7 ore, segno che mantenendo il volume leggermente più basso le 7 ore sono raggiungibili senza problemi e forse si riesce a fare anche qualcosa di più. Se abilitiamo la soppressione del rumore otteniamo valori in linea con quasi tutti i prodotti presenti sul mercato, indipendentemente dalla fascia di prezzo, ovvero tra le 5 e le 6 ore. È incredibile come, tranne in alcuni casi, non si riesca a sfondare la soglia delle 6 ore con ANC attivo. La batteria inclusa nella custodia garantisce altre 4 ricariche complete per un totale molto vicino alle 35 ore dichiarate con le condizioni meno energivore e le 28-30 ore se teniamo abilitato l'ANC. Anche per le chiamate vale più o meno lo stesso discorso, si fanno 5 ore senza problemi particolari. In merito alle tecnologie di ricarica non c'è molto da dire, la ricarica wireless ovviamente non è supportata, mentre quella rapida parziale con 10 minuti garantisce fino a 2 ore di riproduzione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come saprete ormai a memoria, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Tozo Crystal Pods sono solo uno degli innumerevoli prodotti audio di Tozo e di sicuro non sono il migliore dal punto di vista del sonoro. Hanno un design particolare con il case trasparente e gli auricolari che lasciano intravedere l'elettronica, hanno una buona durata della batteria e dei buoni microfoni da usare per le chiamate vocali, visto che anche dal punto di vista della soppressione del rumore fanno un buon lavoro in ogni condizione. Non bisogna poi dimenticare che l'applicazione a supporto è disponibile sia per Android che per iOS e questa non è una cosa così scontata e di poco conto considerando anche il prezzo di vendita. Sono quindi essenziali, nel senso che non bisognerebbe avere aspettative troppo alte, ma non sono nemmeno malvagie, visto che comunque possono essere usate con soddisfazione per alcuni casi d'uso specifici. Io ad esempio le consiglio per chi vuole avere un muletto sempre pronto in caso di emergenza o per chi vuole magari regalarle ad un adolescente che, lo sappiamo, qualora decidesse di maltrattarle, la relativa perdita economica sarebbe tutto sommato gestibile. Le Crystal Pods infatti sono vendute ad un prezzo di listino di €29,99, ma spesso si trovano sconti o codici coupon che ne fanno scendere il prezzo anche se di poco. Vi lascio il link in descrizione se vi piacciono e se siete interessati all'acquisto. Tra l'altro sono disponibili in 4 colori, come dicevo prima, tra cui il rosa e il celeste, che sono più simpatici del solito nero o bianco. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, per i messaggi di apprezzamento che mi mandate e che mi incoraggiano a continuare a raccontarvi nuovi prodotti e soprattutto a dare battaglia ai produttori per convincerli a mandarmi qualche prodotto in prova. A proposito di questo vi ricordo di seguire il canale Telegram che vedete qui di lato. Mi raccomando, mettete un like a questo video,
se lo avete trovato utile, e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Alla prossima!